Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, questo è il castello di Hogwarts. Per chi è fanatico, appassionato della saga Harry Potter, sicuramente lo riconoscerà. Stampato con la mia stampante 3D, misura circa 20 x 19 x 14 cm, è diciamo un plastico a tutti gli effetti, attenzione, circa 36 ore come stampa. E per quanto riguarda il materiale, plastica pura. Guarda qua che bello, le torri, dettagli altissimi, è una cosa davvero unica sulla parte proprio del castello. Ragazzi, da 1 a 10, 10. Bello, bellissimo, visto dal vivo è tutta un'altra cosa. Visto così in camera non so se puoi captare la complessità e la precisione di questo modello. Dietro comunque hai tutte le immagini mentre la stampante andava a stampare e non ho avuto problemi nello stampaggio. La base, eccola qui, funge questo spessorino da base. Allora, prossimo step sarà una piccola carteggiata tutto attorno, poi pennelli permettendo andrò a fare tutta la verniciatura passo passo. Il castello di Hogwarts, ragazzi, eccolo qui, dimensioni finali 19,5 per 20 per altezza. La torre più alta sarà questa, circa 14 centimetri come torre più alta. Ho fatto la spesa. Ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-tam. Ragazzi, per il 90% il lavoro è completato.
Ragazzi, allora la base è completata, il castello è incollato. Ho fatto questi supporti che sono sempre in materiale plastico, progettati da me e stampati con la stampante 3D. Sono lunghe le aste 20 cm su per giù e andranno messe sui laterali, una qui, una qui, un'altra qui e un'altra qui, per tenere il coperchio. Il coperchio che già hai visto in costruzione avrà delle luci. Controllo tramite un sensore del tocco, perciò touch. Ora vado a mettere un po' di collante sulla base e lo metto in posizione. Funziona con una batteria a lidio, è ricaricabile. Colore luce, ho fatto una gradazione speciale, una gradazione particolare, bianco caldo e più sul giallastro, bianco freddo va sull'azzurro. Io, siccome bianco freddo solo non mi piaceva, bianco caldo solo non mi piaceva, ho preso i moduli LED, li ho modificati e ho fatto un 50 e 50 circa, però non è proprio 50-50, è una percentuale particolare fatta apposta per, diciamo, dare il massimo del modello illuminato. Bene ragazzi, il progetto finisce qui. Ti volevo far vedere la parte sopra, dove comunque già lo sai c'è il cavetto USB. L'impianto è a bassa tensione 5 volt e si ricarica con il cavo USB, con un power bank o un normalissimo caricabatterie da smartphone. Vi ho messo anche qui, questo è l'icona del boccino d'oro, carinissimo.